voi. it be that is why Jesus spent so much sermon time speaking about forgiveness? E magari è il motivo per il quale Gesù ha parlato per tanto tempo di perdono. I'm going to show you some verses. Vi faccio vedere alcuni Look at versetti. Matthew 5:23. Turn Matteo there. 5:23. If you have your Bibles, open there. Or if you have your phone, click there. Let me show you something, guys. Look what he says. Therefore, if you bring your gift to the altar, we can translate altar as church. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare, l'altare può essere anche rappresentato dalla chiesa. And there you remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. And first be reconciled to your brother and then come and offer your gift. E poi dice, e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te. Lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Notice that Jesus is teaching something here. Notate, Gesù sta insinuando qualche cosa qui. It's very clear. Una cosa molto chiara. If your brother has something against you, Se il vostro fratello ha qualcosa contro di voi, the issue is that somebody's upset with you. ad esempio qualcuno è arrabbiato di voi, a It says voi. if you're aware that somebody is upset with you while you're entering into worship, Se ne siete consapevoli e state per lodare, stop right where you are. smettete là dove siete, How many times do we fermatevi. do that in the church Quante room? volte facciamo questo in chiesa? We know somebody's upset with us, Sappiamo che magari qualcuno è arrabbiato a noi, but we sing our song ma anyway. noi cantiamo comunque, lodiamo We know comunque. somebody's upset with us, Magari sappiamo che qualcuno è arrabbiato con but noi, we preach our sermon anyway. ma predichiamo lo stesso. We know somebody's upset with us, Magari sappiamo che qualcuno è arrabbiato con but we noi, teach that class anyway. ma insegniamo comunque, facciamo But- le nostre cose But comunque. Jesus said if you're aware someone's upset with you, stop what you're doing. Ma c'è scritto nella Bibbia che Gesù ha detto che voi, se voi ne siete consapevoli, smettete, He is not fermatevi. that desperate for your altar gift that he will receive it when you're in broken Lui non è così relationship. disperato della vostra offerta se voi lo date e avete un rapporto sbagliato con una persona. And so the implication Jesus is giving is that broken relationship hinders right worship. Quindi quello che Gesù Cristo vuole insinuare è che un rapporto spezzato ostacola una giusta lode, Are adorazione. you okay with this still? Yes, sir. Yes. Okay, State so bene ancora? we're just in first gear right now. Siamo ancora nella prima parte. Because I wonder if that is why in our churches today Mi chiedo perché magari nella nostra chiesa that our worship has become mere entertainment. la lode, l'adorazione è diventato soltanto un intrattenimento nella nostra Because we chiesa. come to the altar of worship with broken relationships. Perché noi lodiamo essendo consapevoli comunque di avere questi rapporti sbagliati, spezzati con le persone. Or when our ministry gifts and talents become mere performance. Quando i nostri talenti sono una mera esibizione. Because we come to the house of God knowing that we're not in right relationships. Perché noi andiamo in chiesa sapendo di non avere rapporti giusti. Could it be that our ministry has not moved on and prospered? Magari il nostro ministero non ha prosperato. Because we've entered into that ministry with broken relationships that have not been resolved. Perché siamo entrati in quel ministero avendo questi rapporti sbagliati che non sono stati risolti, spezzati. Jesus is showing us what right worship is. E Gesù ci sta mostrando quale sia la vera adorazione, la giusta adorazione. Worship is that sweet aroma we lift up before God's presence. È quando innalziamo il Signore. And it comes from worship that in a church that is in harmony, that's reflecting the love of God. E la vera adorazione è quell'armonia che riflette l'amore di Dio. I'm going to show you another verse, Matthew 18. Turn there quickly Matteo tonight. 18. Matthew 18, verse 15 Matteo through 17. 18, 15 e 17. I want you to turn there because I want you to highlight that in your Bible. Voglio che evidenziate questi versetti. We highlight a lot of verses in our Bible. But this is probably not one of them. Matthew 18, 15 through 17. Matteo 18, 15 e 17. Listen what Jesus says. Ascoltate quello che dice Gesù. Moreover, if your brother sins against you, and you go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you've gained your brother. But if he will not hear you, take with you one or two more, that by the mouth of two or three witnesses every word may be established. And if he refuses to hear them, tell it to the church.
But if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen and a tax collector. Se tuo fratello ha peccato contro di te, vai e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora 1 o 2 persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di 2 o 3 testimoni. Se rifiuti ad ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuti ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. See, in the first case, Jesus spoke of when somebody was offended with you. Gesù si riferisce al fatto che quando qualcuno vi ha offeso. But in this case, it's when you're offended. Allora, nel primo versetto si tratta del fatto che voi avete offeso qualcuno. Someone did you wrong. E in questo caso invece, quando voi siete stati offesi, They mistreated you. qualcuno vi ha maltrattati, They defrauded you. vi ha imbrogliati, They slandered your name. vi ha sparlato, They sinned and you were the victim. hanno peccato e voi siete le vittime. They may be guilty of sin. Magari sono colpevoli queste persone. In fact, notice in this passage In questo versetto infatti that Jesus recognizes the other person's action was a sin. Gesù ha riconosciuto come cosa peccaminosa quello che ha fatto l'altra persona. He's not trying to justify the other person's action. Non sta giustificando l'azione di quell'altra persona. But he does not allow for us to leave the relationship in a broken state. Ma lui non permette a noi lasciare quel rapporto lì spezzato. Jesus said, go to him and go to him alone. Gesù dice che vai da quella persona. Don't go on Facebook first. Non andare su Facebook. Don't go to 10 people in the church O magari first. non vai a raccontare ad altre 10 persone della chiesa. Go to the brother that offended you Ma first. vai a quella persona Y'all still believe that in tonight? questione. And he says, listen, E dice, he says, if this does not work, then get 2 or 3 mediators. se questa cosa non funziona, chiama altre 2 persone, 2 o 3 persone con te. If this does not work, E se questo ancora non funziona, present it to the conflict to the church. presenta la questione all'intera chiesa. If the brother refuses to make things right, Se il fratello non vuole mettere a posto le cose ancora, then Jesus says this brother's to be avoided Gesù dice che dovete evitare quella persona a quel punto. because he chooses to remain in a broken Perché relationship. sceglie di rimanere in quel rapporto spezzato. And broken relationship cannot be in the church. E il rapporto spezzato non può essere presente nella chiesa. But you obeyed the Lord. Ma voi obbedite al You Signore. pursued reconciliation. Voi inseguite la And riconciliazione. involving the entire church council E coinvolgendo tutta la chiesa, il consiglio della chiesa. implies that broken relationships in the church affects the whole church. E questi rapporti spezzati fra le persone della chiesa hanno i suoi effetti nell'intera chiesa. That's why Jesus says, bring it before the church. Ecco perché Dio dice di portare questa questione in chiesa. And Se non notice what funziona. happens next. E vedete cosa succede dopo? Peter tries to get around this teaching about forgiveness. Pietro tratta questo argomento del perdono. In Matthew 18, verse 21 through 22, look what Matteo happens. 18, 21, 22, Pietro. Peter comes to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? And Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Qua dice, allora Pietro si avvicinò e gli disse, Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. How many of you have that verse underlined in your Bible? Quanti di voi evidenziato questo versetto nella propria Bibbia? You see, the rabbis in Jesus' day taught that it was not necessary to forgive a person more than 3 times. Coloro che insegnavano ai tempi di Gesù non erano consapevoli del fatto di perdonare le persone più di 3 volte. So Peter was trying to appear to be more merciful than others by suggesting 7 times. E quindi Pietro sta cercando di essere più misericordioso rispetto ad altri perdonando 7 volte. But Jesus uses an expression that is a metaphor, 70 times 7. Ma Gesù ha utilizzato una metafora, In another chapter, 70 volte 7. in another book, he says 70 times 7 in one day. In un altro libro ha detto 70 volte 7 in un giorno. That means that we're not to forgive by the limitations of the law, Quindi noi non perdiamo avendo dei limiti,
but by the same standards of God's unlimited grace. Ma dobbiamo perdonare secondo la grazia di Dio che è By illimitata. the same mercy that God forgives us. La stessa misericordia che Dio ha dato a noi. His mercies are new every E morning. la sua misericordia è nuova ogni giorno. That means every day you wake up, Quindi ogni giorno vi svegliate new mercies waiting on e c'è you. una misericordiosa nuova per voi. You didn't use up your supply of mercy. Non avete esaurito le vostre scorte. Because His mercy is not of this world. Perché la sua misericordia non appartiene a questo It mondo. flows out of His heart, and God is Ma Spirit. scorre dal suo cuore, dal suo spirito. Therefore, it can never run out. Quindi non può mai esaurirsi. I'm only in this pulpit because His mercy never Sono runs in out. questo pulpito perché la sua misericordia non esaurisce You're mai. still serving God because His mercy never ran out. Voi servite ancora Dio perché la sua misericordia è infinita. And so Jesus is saying E quindi Gesù sta dicendo to forgive in this same way. di perdonare in questo modo. See, because we, like Peter, look for justifications not to forgive. Perché siamo come Pietro che cerchiamo delle giustifiche per poter non perdonare. We look for reasons to remain in our wrath. Per cercare delle ragioni per poter rimanere nella nostra rabbia. We try to rationalize the list of offenses that we keep of other people's acts against us. Cerchiamo di rimanere, lasciare questa lista delle offese delle persone. We even try to spiritualize it. Cerchiamo anche di renderlo un po' spirituale. We tell ourselves we don't have to forgive them because they didn't ask for forgiveness. Noi diciamo a volte noi stessi non li possiamo perdonare perché non hanno nemmeno chiesto scusa. They never said I'm sorry. Non hanno detto mi dispiace. But look what Jesus teaches us to pray. Ma vedete quello che dice Gesù. In Matthew 6 and 12. Matteo 6,12. Y'all ready for this? Siete pronti? I wonder how many have this verse underlined in Mi your Bible. meraviglio chi di voi ha questo versetto evidenziato. It says, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Qua Matthew 6 dice, and 12. rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Jesus is teaching us to pray. Gesù ci sta insegnando di pregare. Father, forgive us Padre, perdonaci the same way we forgive other people. nello stesso modo che noi perdoniamo le altre persone. Are you listening to what he's telling us? State ascoltando quello che sta dicendo? Forgive me my sins, Lord, Perdona i miei peccati, Signore, only to the same level I forgive other people. secondo il livello che io perdono le persone. Do you know what that means, Sapete guys? cosa implica questo per noi? Listen, Ascoltate. how many times do we want God to forgive us? Quante volte noi vogliamo che Dio ci perdoni? 3 times? 3 volte forse? 7 times? 7 volte? How about 490 times? Magari 490 volte? How many of you would still be here if God only forgave us 70 times 7 times? Quanti di voi sarebbero ancora qui se Dio perdonasse soltanto 70 per 7 Would you have volte? already used up your forgiveness? Perché avrete già esaurito questa scorta, no? I think I've been serving God for 30 years, so I probably ran out of my forgiveness a long time ago. Io servo Dio da ormai 30 anni, quindi se fosse così avrei esaurito le